Ciao a tutti, eccoci di nuovo a parlare del Mavic 3 Enterprise in versione termica, il DJI Mavic 3T, un nuovo drone principalmente dedicato ai professionisti che è stato presentato qualche giorno fa, la cui caratteristica principale è quella di avere una termocamera. E proprio sulla termocamera è dedicato questo video perché voglio verificare se si possono effettuare analisi termografiche. È possibile produrre dei termogrammi con questo drone DJI Mavic 3T? Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. Se state guardando questo video, credo che la maggioranza di voi abbia già almeno un'infarinatura sulle termocamere e quindi avete già riconosciuto quale delle tre è la camera termica. Quella a specchio, dico per chi è completamente digiuno dell'argomento. A fianco c'è la camera sul visibile da 48 megapixel da mezzo pollice e sopra c'è la camera con teleobiettivo, zoom ottico 7x, zoom ibrido totale fino a 56x. Risoluzione video sul visibile massima è 4K a 30 fps. Sopra c'è un adesivo che ci avverte che non dobbiamo puntare la camera termica verso il sole perché si potrebbe danneggiare. Per questo è stata posizionata ben all'interno del gimbal, protetta da un paraluce circolare. Vediamo adesso le caratteristiche tecniche di questa camera termica. Ha una risoluzione da 640 x 512 pixel con una sensibilità termica di 50 millikelvin, quindi può rilevare differenze di temperatura di 50 millesimi di grado. Si tratta di un valore considerato buono nella scala delle termocamere. Così come buona, per non dire ottima, è la risoluzione. L'accuratezza è nella media. Ha uno zoom digitale 28x, registra video MP4 e scatta foto JPEG, ma soprattutto RJPEG a 16 bit. R significa che è una foto radiometrica, ovvero all'interno di questa foto ci sono tutte le informazioni radiometriche per la misurazione delle temperature. Una camera termica di questo tipo, se fosse della FLIR, costerebbe come minimo 3-4 mila euro. Ho detto se fosse perché non è una termocamera FLIR, è una termocamera cinese, che però, essendo cinese, non ha limitazioni nell'esportazione e infatti anche in Italia può funzionare a 30 frame per secondo. Invece le termocamere FLIR statunitensi, quando vengono esportate, normalmente sono bloccate a 9 Hz o 15 Hz. Significa video a scatti. È possibile acquistare camere FLIR sbloccate, ma bisogna ottenere delle autorizzazioni. Un problema che non ha questa termocamera perché registra a 30 fps. Vedete i movimenti come sono fluidi? Quindi questa camera è radiometrica, permette di misurare le temperature. È anche possibile selezionare, oltre le palette, varie tipologie di palette, sintonizzare manualmente il range di temperatura da evidenziare. Una possibilità in tempo reale molto utile ad esempio per la ricerca e soccorso, ma anche per effettuare indagini termografiche, analisi termografiche. Tuttavia, sulla DJI Pilot 2, che è l'app di funzionamento di questo drone, non c'è la possibilità di regolare i parametri come la temperatura riflessa, l'emissività, l'umidità e la distanza. Se non vengono settati bene questi parametri, non si può fare una vera analisi termografica, ad esempio su un edificio. E quindi torniamo alla domanda di partenza: è possibile utilizzare il DJI Mavic 3T per fare analisi termografica accurata, ovvero ottenere dei termogrammi? Anche alla luce del fatto che il precedente drone DJI Enterprise 2 Advanced
Se sulla carta lo poteva fare, nella realtà ci sono state delle difficoltà e non si riesce a fare. Sul Mavic 3 Enterprise si può fare. Per verificarlo ho scattato delle foto termiche JPEG R, come ad esempio questa. È una foto scattata di notte, la cui foto corrispondente sul visibile è questa. Piccola parentesi, questa è una foto modalità singola, c'è anche la possibilità di scattare in modalità smart e questo è l'effetto. Modalità smart scatta più foto per ricomporne una. Foto singola, foto smart. Ma torniamo alla termografia, ho scattato anche sintonizzando le temperature e vediamo che c'è una parete nettamente più calda delle altre, calore della parete che è dovuto al sole. Adesso è notte, però l'ultima parete che è stata riscaldata dal sole è questa, prima del tramonto, e quindi ancora del calore residuo. Proviamo a fare l'analisi termografica utilizzando il software che DJI mette a disposizione gratuitamente, che si chiama Thermal Analysis Tool 3.0. E ho già trasferito le foto che ho scattato nella cartellina, che è questa, e possiamo notare che ci sono due foto, una all'infrarosso e una sul visibile, perché ho settato la DJI Pilot 2 in modo che ogni volta che premo sul tasto di scatto faccia scattare sia la macchina sia la camera sul visibile che quella all'infrarosso. Quindi è la stessa foto nello stesso istante, una all'infrarosso e una sul visibile. Naturalmente quelle sul visibile non vengono accettate, dobbiamo selezionare una scattata con la camera termica, ad esempio possiamo selezionare questa e vediamo sulla destra che abbiamo i valori importanti che invece non abbiamo sulla DJI Pilot 2 sull'app e che erano importanti, non li trovavo, in realtà li abbiamo qua e vediamo che c'è ad esempio il valore della distanza, il valore dell'umidità, l'emissività e la temperatura riflessa, proprio i valori che servono per fare un'analisi corretta. E allora apriamo l'immagine che ho mostrato prima, cioè quella della parete calda, che avevo sintonizzato la temperatura dall'app, ma come vedete qua non c'è più la sintonizzazione perché è una specie di foto RAW, no? E quindi a questo punto possiamo modificarla, possiamo fare la nostra analisi termografica. Quindi se al momento dello scatto non eravamo a 5 metri ma a una distanza superiore, ad esempio 10 metri, dobbiamo mettere la distanza giusta, così come l'umidità che c'era al momento dello scatto. Non c'erano 50% di umidità, c'era il 60% e l'emissività del materiale che andiamo ad analizzare. Esistono delle tabelle che ci indicano per ogni materiale la sua emissività. Anche questo è un valore importante, altrimenti vengono sfasate le misure. E poi c'è la temperatura riflessa. Un altro parametro importante, temperatura riflessa, se vicino all'oggetto che stiamo misurando ci sono delle superfici che emettono infrarosso, la superficie che stiamo analizzando potrebbe fare da specchio e riflettere gli infrarossi emessi da queste fonti di calore e quindi falsare la nostra misura. Quindi è importante settare bene questi parametri perché quando cambiamo, ad esempio, facciamo un esempio, cambiamo l'emissività, facciamo emissività 4, 0,4, vedete? È tutta un'altra cosa. Quindi riportiamo l'emissività a 0,95 e andiamo sulla sinistra a misurare ad esempio quello che vogliamo misurare. Quindi vogliamo misurare la temperatura che c'era qua, c'erano 19 e 1 grado. Muovendo il cursore possiamo determinare le varie temperature, però possiamo determinarle anche in questo modo, oppure
in questo modo, vedete? Minimo e massimo per l'area che ho selezionato. Naturalmente possiamo di nuovo sintonizzare la temperatura. Con questa barra qua io posso andare a verificare dei range più precisi, ad esempio così, da un minimo di 10 gradi 8 a 19,7 per evidenziare quello che mi interessa. Posso cambiare anche la palette, questa era la White Hot, ad esempio la Fulgurite. Andiamo a misurare di nuovo la temperatura che c'era qua. Vedete, abbiamo le varie palette che ci aiutano a individuare quello che cerchiamo. Qua abbiamo l'immagine originale oppure a grandezza della finestra. Ovviamente sono immagini a 640 x 512 e quindi questa è la risoluzione originale. Se noi la ingrandiamo perdiamo ovviamente risoluzione, si degrada. Insomma, ci sono tante possibilità e si possono fare appunto le misure giuste con i giusti valori, selezionando appunto sulla destra i vari valori di umidità, emissività, temperatura riflessa e distanza. E quindi è un'ottima cosa. Significa che con questo drone è possibile fare analisi termografiche e produrre un termogramma. Infatti una volta che abbiamo terminato possiamo salvare e possiamo anche esportare. Possiamo esportare un PDF oppure un doc e possiamo scrivere il nostro rapporto. Insomma, un po' tipo il FLIR Tools, anche se a mio avviso il FLIR Tools è più completo, però diciamo che DJI sta migliorando questo aspetto sulle sue termocamere e sta diventando sempre più professionale ai livelli della FLIR. E c'è la possibilità di cambiare anche i gradi in Fahrenheit oppure in Kelvin, il logo. Insomma, tante possibilità operative che ci permettono di creare dei report interessanti. Bene, direi che possiamo terminare qua questo video. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che questo video vi sia stato utile per capire meglio le potenzialità di questo drone che ritengo abbia un ottimo prezzo rapporto prestazioni, soprattutto adesso che abbiamo visto che si possono fare analisi termografiche e produrre dei termogrammi. Ciao a tutti e al prossimo video su Quadricottero News.